Buongiorno, bentrovati a tutte e a tutti. Siamo qui oggi per un nuovo appuntamento dei webinar della longevità della Fondazione Walter Longo, dedicati a come mangiare bene a scuola e a casa per proteggersi in termini appunto di benessere psicofisico e di longevità. Ringrazio innanzitutto la Fondazione Walter Longo per avermi invitato a questo nuovo appuntamento. Io non voglio rubare troppo tempo ai lavori, mi chiamo Antonella Tagliabue, sono amministratore delegato di una società che si chiama Unguru e che si occupa di temi come lo sviluppo sostenibile e sono anche giornalista, collaboro con diverse testate e soprattutto faccio anche parte del comitato direttivo della Fondazione Walter Longo. Volevo ringraziare innanzitutto i professori e gli studenti dell'Istituto Beccari di Torino che oggi ci accompagneranno lungo tutto questo percorso e subito dare il via ai lavori di questa giornata, passando la parola a Cristina Villa, che è la direttrice dei programmi della Fondazione Walter Longo. Cristina Villa si occupa appunto dei programmi in Walter Longo, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, storia del cinema, letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in varie università americane, italiane e anche inglesi. Quindi do subito la parola a Cristina e apriamo i lavori di questa nuova giornata. Grazie Antonella per il tuo costante supporto e la tua presenza e ci tengo a ringraziare sempre tutti voi che ci state seguendo sempre più assidui a ogni webinar, ormai da anni, ormai dal 2020. Per chi di voi è nuovo ai nostri webinar, presento brevemente chi siamo e cosa facciamo. La Fondazione Walter Longo è nata nel 2017 e ci occupiamo di offrire supporto riguardo nutrizione, stile di vita, esercizio fisico per aiutare a prevenire molte malattie, oltre a offrire supporto nutrizionale di stile di vita per persone che soffrono di molti tipi di malattie, terapie integrate e in particolare per coloro che soffrono e si trovano in una condizione economica critica. Quindi abbiamo attività di assistenza nutrizionale e attività educative di sensibilizzazione per comprendere nello specifico come vivere bene, come vivere sani, consigli pratici e utili. Cosa facciamo per scuole, famiglie, studenti e docenti? Abbiamo una serie di attività. Allora, realizziamo corsi e workshop per famiglie, per docenti, per studenti come questi webinar e consulenza nutrizionale per le mense, i distributori automatici, non solo per le scuole ma anche per il mondo del lavoro. Quindi abbiamo anche un programma per il mondo corporate e per il mondo del lavoro, oltre a realizzare anche corsi per professionisti della salute, corsi di aggiornamento. Quindi se siete un professionista della salute, un medico, un farmacista, un biologo e siete interessati a questo tipo di corsi, andate sul nostro sito perché avremo un corso in uscita a breve. Cosa facciamo nello specifico per voi ragazzi, per voi scuole e per voi studenti? Questi webinar che sono interattivi, voi partecipate direttamente, di solito abbiamo studenti che presentano le loro testimonianze, docenti che parlano della situazione a scuola, abbiamo esperti, abbiamo sempre attività pratiche. Per esempio oggi prepareremo insieme una ricetta e una merenda, oppure attività di esercizio fisico, oppure attività di mindful eating. Quindi una parte di testimonianza, una parte interattiva di attività e una parte di analisi insieme della situazione di consigli utili e pratici. Questo è il nostro ultimo webinar per l'anno scolastico 2022-2023. Abbiamo realizzato il primo webinar a ottobre, ritorno a scuola con consigli utili, poi un webinar dedicato al sovrappeso e all'obesità, sempre con ricette, esercizio fisico e consigli, un webinar sulla salute mentale, uno sui disturbi del comportamento alimentare. Questo è dedicato a voi ragazzi e al fatto che voi possiate cucinare in maniera sana sia per voi che per i vostri amici.
Chiunque voglia vedere questi webinar sono disponibili sul nostro sito, accompagnati sempre da un questionario prima della lezione e dopo la lezione col vostro docente, da realizzare insieme in classe, in modo tale da creare una discussione riguardo questi argomenti. Quali sono i prossimi webinar per l'anno prossimo? Quindi vi anticipo che il primo webinar riguarderà l'esercizio fisico a ottobre. Poi avremo 2 webinar legati allo stile di vita 1 e stile di vita 2, un webinar riguardo la vita sociale e un webinar riguardo le zone blu, le zone al mondo dove le persone vivono più a lungo. Una di queste è la Sardegna, poi abbiamo i Cari in Grecia, Nicoya in Costa Rica, Okinawa in Giappone, Loma Linda in California, e come vivono le persone lì, perché vivono a lungo, cosa fanno. Quindi esploriamo anche queste zone al mondo dove le persone vivono bene, vivono sane, vivono a lungo, e impariamo da queste zone. Questa è la programmazione per l'anno prossimo. Vi parlerò poi di ulteriori attività che facciamo per voi docenti, studenti e famiglie alla fine di questo webinar. Però ci tenevo a ringraziarvi della vostra presenza. Infatti vedete i numeri dei webinar realizzati. Abbiamo realizzato dal 2020 al 2023 13 webinar. Questo è il 14esimo. Abbiamo avuto più di 37.000 partecipanti, quindi voi siete intervenuti numerosi, vi ringraziamo, con più di 1.000 scuole, tutte le regioni d'Italia, e vedete da 30 nazioni, quindi sottotitoliamo i nostri webinar anche in inglese e se possibile anche in spagnolo. Quindi ci tenevo a mostrarvi questi numeri per ringraziarvi sempre della vostra presenza, della vostra assiduità, e vi lascio ora al webinar e a tutte le attività per poi salutarci alla fine. A presto e godetevi il webinar di Longevity Chef 2. A dopo. Proviamo ora ad indagare come le abitudini alimentari e gli stili di vita incidano sulla salute e la longevità, e parliamo proprio della vita di tutti i giorni. È con noi la professoressa Valeria Gili e i suoi studenti dell'Istituto Beccari di Torino, e proviamo a parlare di che cosa preferiscono mangiare i ragazzi e le ragazze quando sono a scuola, con gli amici, quando sono a casa, che abitudini alimentari hanno. Cosa pensano del cibo sano? Quali sono per loro i cibi sani e quali sono i cibi non sani? Quali sono le abitudini di vita che possono essere più salutari in termini appunto di una vita che sia lunga, che sia longeva? Allora ne parliamo insieme. La parola va appunto alla professoressa Gili dell'Istituto Beccari di Torino. La professoressa è docente delle scienze degli alimenti ed è per l'Istituto Beccari il referente della salute per l'orientamento in uscita. È stata per anni consulente di aziende per la produzione di semi lavorati, soprattutto gelati e pasticceria a Torino, Rimini e Roma, prima di dedicarsi completamente all'insegnamento. Ecco, insieme alla professoressa abbiamo degli studenti che ci raccontano appunto che cosa pensano di questo legame tra alimentazione, salute e longevità. Buongiorno, eccoci qui per l'ultimo webinar al quale abbiamo partecipato per la Fondazione Valterlongo in questo lungo anno scolastico. Io sono Valeria Gili, l'insegnante di Scienza degli Alimenti, e ringrazio Antonella per la presentazione, e vi presento invece i ragazzi che vi racconteranno le loro abitudini rispetto allo stile di vita. Si chiamano Giulia Montagna e Cristian Bianco e vi racconteranno quello che abbiamo fatto durante la discussione all'interno della classe. Grazie e buon ascolto. Buongiorno, io sono Cristian della quarta B. E io Giulia. E oggi vi parleremo di quello che è emerso riguardo alla discussione fatta in classe. Di solito a scuola si preferisce mangiare qualcosa di veloce perché non si ha molto tempo a disposizione, quindi panini, patatine, merendine, eccetera, mentre con gli amici spesso si fa uno sgarro, diciamo, alla regola e si mangia qualcosa di più calorico come ad esempio sushi, poké, kebab, pizza. E invece a casa di solito dopo essere tornati da scuola si mangia anche qui qualcosa di veloce perché si ha fame e non si ha molto tempo, quindi un piatto di pasta oppure anche qui pizza e carne, comunque in generale cose abbastanza veloci da poter cucinare in breve tempo.
E invece i cibi preferiti di noi ragazzi sono spesso cose magari meno, un po' più caloriche, come ad esempio anche qui il kebab, la pizza cinese, eccetera. Allora, per la dieta sana, molti dei nostri compagni appunto cercano di seguirla perché noi in classe abbiamo fatto questo questionario dove alcuni nostri compagni seguono uno stile di vita più sano, vanno in palestra, quindi fanno attività fisica, mentre altri di noi non, sono sedentari in casa, non fanno niente o magari vanno in giro con gli amici e quindi non preferiscono avere una dieta sana, ma piuttosto sgarrare molto, come ha detto il mio compagno, mentre gli altri nostri compagni hanno uno stile di vita più rispettoso, che magari hanno una dieta più ferrea e riescono comunque a continuare ad avere questa costanza, ad andare avanti e diciamo che per loro è molto importante questa cosa e cercano di tenere questo ritmo senza comunque andare magari con la salute mentale, avere dei problemi, ma cercano appunto di avere aiuto da tutti quanti e, e diciamo che appunto sì, va molto bene. Poi vorrei aggiungere che per quelli di noi che appunto non seguono, diciamo, uno stile di vita molto sano, e la motivazione forse è il fatto che essendo adolescenti non pensiamo molto a quello che introduciamo nel nostro corpo o quello che facciamo fuori nella vita, nel tempo libero, e quindi si pensa sempre che il nostro corpo sia sano e quindi non stiamo lì a pensare oddio, forse dovrei fare una dieta, forse dovrei fare più attività fisica, perché appunto ci vediamo sani, stiamo bene, quindi non ci pensiamo troppo e forse bisognerebbe invece essere un pochettino più attenti. Secondo noi una dieta sana è una dieta equilibrata dove non ci sono eccessi, dove ci sono i nutrienti fondamentali e soprattutto dove non ci sono restrizioni troppo forti e evitando i cibi fritti o comunque troppo grassi e mangiando tutto ma non in grandi quantità e senza farsi troppi problemi su cosa sto mangiando, eccetera. Secondo noi i cibi sani sono quelli che hanno una percentuale minima di grassi, di carboidrati, mentre quelli meno sani sono appunto quelli che hanno la percentuale di grasso elevata, come ad esempio appunto kebab, come abbiamo citato prima, o appunto magari snack. Mentre quelli sani possiamo parlare di magari verdure, legumi, carne bianca, carne rossa, comunque alimenti che si possono anche trovare facilmente, quindi perché no? Allora, uno stile di vita sano potrebbe essere, ad esempio, non essere sedentari, ma cercare di muoversi, andare in palestra o comunque camminare o fare attività fisica comunque spesso e tutti i giorni. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, avere uno stile di vita sano nell'alimentazione e semplicemente non eccedere nelle quantità di ciò che si mangia e cercando di controllare un minimo i cibi fritti o i troppo pesanti. Come abbiamo detto prima, appunto, dipende dalle persone, ma in generale anche da noi adolescenti non tendiamo ad avere sempre un regime di alimentazione sano, andiamo molto spesso a mangiare quello che vogliamo, sinceramente, da come ci sentiamo e probabilmente perché c'è anche poca informazione e soprattutto poca voglia di applicare questa cosa o di voler seguire uno stile di vita sempre uguale sull'alimentazione. Vorrei solo aggiungere che è uscito fuori dalla classe che molti di noi, appunto, ma praticamente tutti, non vanno molto a vedere come sarà la loro vita a lungo, perché siamo diciottenni, cioè nel senso pensiamo a divertirci, a goderci la vita, poi magari più avanti sì, lo andremo a pensare, però al momento non è proprio il nostro pensiero, diciamo. Per noi adolescenti le sfide di adottare una dieta sana potrebbero essere la voglia, che spesso magari non si ha, la costanza, la motivazione o anche le abitudini familiari che si hanno. Ad esempio, se una famiglia non ha delle abitudini sane, comunque poi anche i figli
non le adotteranno perché non saranno abituati a farlo. Voglio solo aggiungere che nella nostra classe abbiamo molti compagni che appunto hanno tante diverse religioni e questo influisce molto sul il piano di alimentazione sano perché alcuni di loro hanno diciamo, delle abitudini diverse dalle nostre o comunque hanno anche la famiglia che è rigida sui certi aspetti dell'alimentazione, quindi questo va a influire anche noi e su appunto mangiare sano. Noi essendo un alberghiero abbiamo un po' la predisposizione per cucinare per noi stessi o per gli altri e quindi sì, diciamo che noi cuciniamo a casa ma in generale i nostri amici non sempre cucinano, non cucinano con frequenza perché appunto magari cucinano i genitori, non sono abituati a farlo o comunque se cucinano qualcosa di veloce perché tornano da scuola, non c'è niente di preparato e quindi si cucinano qualcosa di veloce. Io ad esempio a casa mia ho sempre avuto questa passione per la cucina e quindi io spesso cucino per me e per la mia famiglia o comunque aiuto i miei genitori a preparare la cena o il pranzo e tornando a casa da scuola spesso, anzi sempre, non ho niente di preparato e quindi mi devo io cucinare, quindi sì, sono sempre stato abituato a cucinare per me e per la mia famiglia. Anch'io come lui quando torno da scuola devo cucinarmi da sola perché appunto non avendo nessuno che riesca a rientrare dal lavoro mi preparo il pranzo da sola, mentre in generale nel weekend o quando in settimana a cena cuciniamo tutti insieme con la mia famiglia o magari anche nelle festività con i nonni, facciamo tutta una cosa insieme, un pranzo di famiglia, ecco. I piatti che mi piace preparare sono di solito i primi piatti e uno dei piatti preferiti che amo cucinare è la matriciana e che cucino spesso per me o per la mia famiglia e ad esempio noi abbiamo questa tradizione in famiglia che facciamo la salsa di pomodoro tutti insieme in campagna e quindi utilizziamo la salsa di pomodoro fresca diciamo dell'estate ed è molto bello continuare a farlo, anche io continuo a farlo tutti gli anni. Invece il mio piatto preferito da cucinare è la lasagna con mia madre o magari cucinare anche delle torte per darle anche ai miei nonni perché sono molto golosi, diciamo. E appunto è una cosa che facciamo quasi ogni weekend di cucinarci qualcosa insieme e andare a mangiare tutti da qualcuno in particolare. Diciamo che noi come alberghiero siamo più fortunati perché abbiamo due materie molto importanti come alimentazione e cucina e che ci forniscono più informazioni, siamo molto più informati riguardo l'alimentazione e la cucina e quindi diciamo che già noi seguiamo uno stile di vita più sano rispetto magari ad altri ragazzi di altre scuole e quindi sì, diciamo che già seguiamo uno stile di vita più sano, più sano. Io vorrei solo aggiungere che secondo noi sarebbe una cosa corretta se anche le altre scuole avessero anche loro alimentazione, non dico cucina, ma alimentazione che magari può darti delle basi come sta dando a noi per avere una conoscenza più ampia su questo ambito. Visto che questo è l'ultimo webinar che facciamo durante quest'anno, volevamo ringraziarvi per l'opportunità che ci avete dato e ci vediamo quindi l'anno prossimo. Buon cibo a tutti! Abbiamo ascoltato la testimonianza dei ragazzi, ma proviamo adesso a chiederci ma cosa sarebbe meglio mangiare per i bambini e le ragazze a casa, a scuola e perché? Iniziamo così a conoscere quelle che sono le linee guida della dieta della longevità per bambini e ragazzi della Fondazione Valterlongo. Ce ne parla la dottoressa Viviana Dello Ioio, che è una biologa nutrizionista appassionata della ricerca del giusto equilibrio tra alimentazione e salute. Collabora con la Fondazione Valterlongo e partecipa ai programmi di sviluppo, di supporto nutrizionale e alle attività di ricerca che la Fondazione svolge. Quindi lasciamo adesso la parola all'esperto. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Viviana Dello Ioio, biologa nutrizionista e collaboro con la Fondazione Valterlongo. Oggi parleremo di alimentazione, in particolare della corretta alimentazione sia a casa che a scuola, la quale è importante per la nostra salute e di conseguenza per proteggerci. Alla conclusione del webinar ci sarà un quiz a cui rispondere per testare se gli argomenti trattati sono chiari.
Partiamo dalla prima slide. L'alimentazione giusta per la salute dei giovani è importante che sia costituita da tutti i macro e micronutrienti, quindi che sia completa per il corretto funzionamento dell'organismo. I macronutrienti sono costituiti da proteine, carboidrati e grassi. Le proteine hanno una funzione plastica, infatti vanno a costruire quelli che sono i nostri muscoli. I carboidrati invece hanno una funzione energetica, quindi danno energie alle nostre cellule. Infine i grassi hanno una funzione di riserva energetica e non solo, sono importanti per le strutture delle cellule, fungono da isolanti termici e sono importanti messaggeri chimici. I micronutrienti invece sono rappresentati dalle vitamine e minerali. Le vitamine sono molto importanti in quanto regolano tante reazioni chimiche che avvengono all'interno del nostro organismo. I minerali invece sono fondamentali per le nostre funzioni del nostro organismo. Partiamo dai carboidrati, che sono detti anche glucidi. Sono il combustibile energetico, come dicevo prima, per il nostro organismo ed è per questo che appunto sono necessari. In media un grammo di carboidrati apporta 4 kcal e si dividono in due categorie i carboidrati, in carboidrati semplici, quindi monosaccaridi e disaccaridi, e detti zuccheri, e i carboidrati complessi, nonché oligosaccaridi e polisaccaridi, costituiti appunto da amidi e fibra. Le proteine invece sono delle molecole formate da diverse combinazioni di 20 amminoacidi legate fra loro da delle catene. Le combinazioni di diversi amminoacidi determinano quella che sarà appunto la funzione della proteina nel nostro organismo. Il compito principale delle proteine non è quello di apportare energia, ma invece esse rivestono prima di tutto un ruolo plastico, come appunto dicevo prima. Ma dove si trovano le proteine? Come tutti sappiamo, troviamo le proteine in particolare negli alimenti di origine animale, quindi nella carne e nei prodotti come uova sostanzialmente e latticini. Però in realtà anche i vegetali hanno una buona fonte di proteine. Dove li troviamo? In particolare nei legumi, come nei fagioli, nei ceci, nelle lenticchie, nei piselli, nei lupini, ma anche nella frutta a guscio, come noci, nocciole e mandorle. Passiamo all'ultima categoria di macronutrienti che sono appunto i grassi. I grassi, chimicamente indicati come lipidi, si trovano immagazzinati nel tessuto adiposo. Anche se nell'immaginario comune vengono demonizzati, l'assunzione di grassi è importante come quello di qualsiasi altro macronutriente. Andiamo a vedere perché. I grassi sono importanti perché sono componenti delle nostre cellule, in particolare delle membrane cellulari, sono importanti per lo sviluppo e funzione del cervello, sono fonte energetica insostituibile, aiutano l'assorbimento delle vitamine liposolubili, proteggono gli organi, fungono quindi da isolante termico, sono importanti come precursori in ormoni e contribuiscono a dare sapore al cibo e favoriscono inoltre anche il senso di sazietà. In media un grammo di grassi apporta 9 kcal, ma andiamo a vedere nella slide successiva come scegliere appunto i grassi. Dopo la premessa fatta, vediamo di fare una panoramica di quelli che sono i grassi buoni e cattivi, per imparare a scegliere le fonti lipidiche della nostra dieta, della nostra alimentazione sana. Una fonte di grassi buoni è rappresentata dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta a guscio, quindi da noci, nocciole, mandorle, arachidi, dall'olio di lino, dall'olio di sesamo, olio di cocco, ma anche dalle olive. Invece, i grassi saturi, che quindi sono grassi cattivi se assunti in quantità eccessive, li troviamo principalmente nei cibi di origine animale, in particolare nella carne rossa e nel formaggio. Cosa devo preferire per quanto riguarda queste macro categorie di cui vi ho parlato, quindi carboidrati, proteine e grassi? Prima preferenza, carboidrati a basso indice glicemico, quindi legumi, verdure oppure cereali integrali, grassi insaturi o buoni come olio extravergine d'oliva, pesce, semi e frutta secca e infine proteine sia di origine animale che di origine vegetale. Ovviamente
parlando ad esempio dell'indice glicemico, ogni tanto un dolce va bene, soprattutto se di quelli più sani, a base magari di frutta fresca oppure cioccolato fondente. Ecco qui un esempio di una giornata alimentare sana e bilanciata. Partiamo dalla colazione. Uno yogurt vegetale, ad esempio uno yogurt di cocco, uno yogurt d'avena, uno yogurt di soia, con del pane tostato sul quale ci spalmiamo il burro d'arachidi 100%, quindi una colazione costituita da una piccola fonte di proteine, lo yogurt vegetale, il burro d'arachidi 100% una fonte di grassi buoni e del pane tostato, quindi fonte di carboidrati. Passiamo allo spuntino. Un frutto di stagione, ad esempio, quindi una fonte di zuccheri, con un pugnetto di frutta secca, fonte di grassi buoni. Pranzo, un primo che può essere ad esempio un piatto di pasta abbinato a dei legumi e a un contorno di verdure cotte e crude, quindi un primo rappresentato da carboidrati, legumi sono rappresentate, quindi sono le proteine, e un contorno di verdure, quindi fibra. Condite queste con un cucchiaino d'olio extravergine di oliva, quindi una fonte di grassi buoni. Passiamo poi al secondo spuntino o merenda con 3 quadratini di cioccolato fondente, in quanto il cioccolato fondente rappresenta una fonte di grassi buoni. E passiamo infine alla cena con un secondo, in questo caso magari se a pranzo abbiamo mangiato dei legumi come fonte di proteine, a cena potremmo consumare del pesce, della carne o delle uova ad esempio, che sono fonti di proteine buone. Con un contorno di verdure, quindi le verdure sempre presenti nel pranzo e nella cena, che sono una buona fonte di fibra, e sempre olio extravergine d'oliva. Ad esempio in questo caso, se a pranzo abbiamo mangiato la pasta, come fonte di carboidrati ci aggiungiamo magari un pochino di pane integrale. Passiamo al quarto punto, molto interessante. È importante mangiare nell'arco di 12 ore, quindi se ad esempio noi finiamo di cenare alle ore 19, non dovremmo fare la colazione prima delle 7 del mattino, ma dopo. Questo digiuno notturno di 12 ore, che ci permette quindi invece di consumare i pasti nelle rispettive 12 ore, ci permette di migliorare il metabolismo, il sonno e disintossicare il nostro organismo. Parliamo del peso. Il peso è un altro fattore importante per valutare se si è in salute oppure no. Per capire se il nostro peso è ideale, basta calcolare il BMI, nonché l'indice di massa corporea, che è rappresentato dal rapporto del peso fratto l'altezza al quadrato. Possiamo avere 3 casistiche, quindi un BMI basso, un BMI normopeso oppure un BMI alto. Nel caso del BMI basso rappresenta un peso ridotto rispetto al peso ideale sostanzialmente. In questo caso potrebbe esserci che ci sia poca massa grassa ma anche poca massa magra. Invece nel caso di un BMI normopeso rappresenta questa la situazione ideale, quindi il peso ideale da mantenere tutta la vita. Terzo caso, quindi BMI alto, non sempre è sinonimo di massa grassa, quindi di un aumento di una massa grassa, ma anche o di un aumento di massa magra. In questo caso, come in realtà nella situazione del BMI basso, è importante valutare la composizione corporea. Inoltre il BMI è dato da un punteggio che è dato appunto dal rapporto del peso fratto l'altezza al quadrato. Il BMI normopeso ha un punteggio che va da 18,5 a 25 kg fratto metro al quadrato. Passiamo all'ultimo punto del nostro webinar. Ultimo, ma ciò non vuol dire che è meno importante, ed è importantissimo praticare attività fisica, almeno un'ora di sport al giorno e mezz'ora di camminata al giorno. L'importanza è tenersi quindi attivi. Questo perché per la stimolazione dei muscoli
L'attività aerobica è molto importante per migliorare l'apparato cardiocircolatorio e in generale per il miglioramento della composizione corporea e quindi del metabolismo. Dopo aver elencato tutti i punti che sono fondamentali per essere in salute, non dobbiamo dimenticarci di non esagerare con le regole, ma dobbiamo trovare una strategia migliore per ogni caso, eventualmente con l'aiuto di un nutrizionista. Ciò vuol dire che non dobbiamo sentirci in colpa se mangiamo una pizza, piuttosto beviamo una Coca-Cola o mangiamo un gelato. L'importante è che sia moderato. Questa slide è molto interessante in quanto ci fa capire che sono importanti le quantità, ma è anche molto importante la qualità, perché se andiamo a consumare alimenti buoni e sani, è più importante il piatto sano piuttosto che la quantità. Quindi mangiamo di più e non di meno se stiamo consumando qualcosa di sano. Eccoci qui alla prima domanda del quiz di cui vi parlavo e abbiamo parlato di nutrienti. I nutrienti, come dicevo, si dividono in macro e micronutrienti. Quindi adesso vi chiedo quali sono i macronutrienti di cui noi abbiamo bisogno. Come vi ho illustrato, i principali macronutrienti di cui abbiamo bisogno sono carboidrati, proteine e grassi. Abbiamo anche parlato del peso e dell'importanza del peso e quindi vi chiedo che cos'è il BMI. Il BMI, nonché l'indice di massa corporea, è rappresentato dal rapporto del peso fratto l'altezza al quadrato e ci permette di capire se il nostro peso si colloca come un BMI basso, quindi sottopeso, un BMI normale, quindi normopeso, che va da un punteggio di 18,5 a 25, oppure un BMI alto, quindi quando abbiamo un eccesso di peso. L'ultima domanda del quiz è: qual è l'arco di ore in cui dovremmo consumare i pasti? L'arco di ore in cui dovremmo consumare i pasti è di 12 ore, mentre le altre 12 ore sono di digiuno notturno, in modo da ristabilire il nostro ritmo circadiano, quindi del sonno, e di migliorare il metabolismo e di disintossicarci. Vi ringrazio dell'attenzione e per qualsiasi domanda o se avete bisogno di assistenza nutrizionale e supporto dalla Fondazione potete mandare un'email a nutrizionisti@fondazionewalterlongo.org e nulla, lascio la linea ad Antonella e ci rivediamo tra poco. Longevità, salute e vita sana non è solo alimentazione, ma anche, abbiamo detto, stili di vita. Allora proviamo a chiederci qual è l'attività fisica che fa bene per la salute e che fa bene per la longevità. Quale attività fisica ci fa vivere più a lungo? Ne parliamo con la dottoressa Annalisa Arrighi, che è un'osteopata, docente, con un dottorato in scienze biomediche delle attività motorie presso l'Università di Genova. Buongiorno a tutti, ringrazio per il gradito invito Antonella Tagliabue e Cristina Villa, grazie mille per dare sempre l'opportunità di questi begli incontri e questi aggiornamenti necessari per un dibattito sullo stile di vita e il benessere futuro. Io sono Annalisa Arrighi, ho fatto un dottorato in scienze biomediche, mi occupo di attività fisica, di postura, sono osteopata e quest'oggi vi parlerò appunto di movimento. Che tipo di movimento? La longevità ha una correlazione col movimento? Quale attività fisica è possibile fare per vivere più a lungo? C'è un tipo di attività fisica che ci può dare una mano? Cercherò di sviscerare un po' e dare qualche pillola di questo senso. Sicuramente la prima cosa da dire è sì, il movimento, l'attività fisica, prima però volevo un po' incentrare
diciamo, il tema riguardo lo stile di vita. Perché? Perché sicuramente fare movimento è molto importante, ma è altrettanto importante cambiare le abitudini quotidiane. Cosa vuol dire cambiare? Abbiamo visto negli ultimi tempi, ahimè, con la pandemia, un aumento della sedentarietà, anche non voluta, per cui in tutte le fasce, maggiormente anche nei ragazzi, c'è stata una obbligatorietà nel limitare un pochettino il movimento e l'attività fisica. Quindi la prima cosa da cercare a parer mio, di incentivare è proprio il quotidiano. Cosa significa? Cercare di muoversi il più possibile durante il giorno con piccoli e semplici gesti, quali avrete già sentito, ovviamente cercare di camminare, cercare di fermarsi a una fermata precedente prima di andare a scuola, piuttosto che al lavoro, piuttosto che a incontrare un amico, oppure andare in bicicletta, oppure fare le scale invece che l'ascensore. Sembrano banalità, ma in realtà fa parte proprio dell'igiene di vita quotidiana. È come un po' lavarsi i denti, no? Ormai questa cosa l'abbiamo come abitudine, cioè l'igiene orale è lavarsi i denti quotidianamente, anche più di una volta al giorno. Lo stesso, visto che i denti ce li portiamo avanti lungo tutta la nostra vita, ma anche il nostro apparato muscoloscheletrico, anche appunto il nostro corpo, tutto sarà con noi durante tutta la nostra vita, e quindi bisogna cercare di avere un'igiene anche di quello. E il movimento crea un lubrificante articolare, quindi del liquido sinoviale per tutte le nostre articolazioni, che rimangono più in benessere e più lubrificate a lungo. Anche chiaramente i nostri muscoli ne beneficiano, con la contrazione e il rilassamento sono più tonici, rinforzano le ossa e aiutano anche il sistema cardiovascolare. Quindi ora vediamo un attimo gli ultimi studi riguardo l'attività fisica, che cosa ci dicono. Secondo questi ultimi appunto articoli leggiamo che alcune attività fisiche riducono di morte prematura il 40% di soggetti. Quindi vivere a lungo e in buono stato di salute sicuramente dipende da molti fattori. Avete parlato dell'alimentazione, però non ultimo si parla anche di attività fisica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti ci sottolinea che 150 minuti di attività aerobica, moderata o intensa, per esempio una camminata veloce o andare in bicicletta nel piano, e degli esercizi di potenziamento dei principali gruppi muscolari, più o meno 2 volte a settimana, sicuramente aiutano il benessere della persona a lungo termine. In questo studio si prendono in rassegna più o meno 10.000 soggetti e si passa in rassegna appunto degli esercizi che vengono attuati. Quali sono gli esercizi? 2 blocchi, appunto l'attività aerobica, che sappiamo appunto che migliora dal punto di vista cardiovascolare, quindi migliora l'efficacia del nostro cuore, che è sempre un muscolo, e migliora appunto quindi la frequenza cardiaca e di conseguenza migliora la nostra pressione arteriosa, cioè la normalizza. Oggi voi che siete giovani, ma poi andando avanti anche nelle ultime decade di vita. Però anche degli esercizi di forza hanno degli ottimi benefici, cioè rinforzano appunto la nostra parte muscolare, aumentano la massa muscolare e soprattutto riducono la perdita, perché anche lì nelle ultime decadi di vita c'è un pochettino di perdita di muscolo. Questo viene contrastato dagli esercizi di forza. Quindi quello che sicuramente gli scienziati sono univoci nel dire è che la combinazione di un'attività fisica aerobica e degli esercizi di forza è il gold standard, cioè il meglio di quello che noi possiamo dare al nostro corpo, quindi proprio un binomio che viene definito vincente. I benefici appunto riguardano tanti aspetti, dalla composizione corporea alla riduzione dell'infiammazione cronica, al miglioramento della pressione arteriosa, all'abbassamento appunto del colesterolo ematico, insomma tanti aspetti che vengono migliorati dal movimento. Quindi ripetiamo, più o meno 1-3 ore alla settimana di allenamento di tipo aerobico e 1-2 volte più o meno a settimana di allenamento di forza, sempre appunto per migliorare il tessuto muscolare. Questa forza appunto contrasta la perdita appunto di massa che si ha, e poi ci sono anche tutti i vari effetti metabolici, quindi per il nostro cuore che migliora la frequenza cardiaca e di contro quindi anche l'apparato cardiopolmonare. Questi allenamenti di tipo appunto
combinato possono essere per esempio l'HIIT, cioè un interval training ad alta intensità. Cosa significa? Quindi dei picchi con un allenamento più di alta intensità dove la frequenza cardiaca si alza di abbastanza, e poi dei movimenti più di riposo e di allungamento che ci danno invece una sorta di rest. All'interno si possono anche poi effettuare degli allenamenti di tipo intervallato con degli esercizi appunto di forza. Quindi per concludere, sicuramente il focus sullo stile di vita, nel quale rientra anche per esempio l'ergonomia, così cara appunto. L'ergonomia che cos'è? È appunto come noi ci poniamo negli ambiti di lavoro con gli oggetti di uso quotidiano. Nel vostro caso per esempio stare a scuola con i libri, e ahimè voi utilizzate molto anche i device, quindi dal tablet ai cellulari. Quindi come anche l'ergonomia ci aiuta a mantenere uno stato di salute dell'apparato muscoloscheletrico. Per esempio una corretta norma di igiene è ogni tanto cambiare posizione e cercare di portare un'orizzontalità dello sguardo. Questo cosa significa? Cercare di evitare di fare questo per non sovrastirare tutta la catena posteriore, ma cercare di portare o un leggio o il device il più orizzontale possibile, per dare un sostegno anche alla nostra colonna cervicale, ma anche dorsale, lombare. Quindi sicuramente l'ergonomia, l'attenzione alla postura, l'attenzione al nostro corpo con un'attività fisica quotidiana di igiene di vita, associata anche a questo tipo di allenamento intervallato che prende in considerazione sia la parte cardio sia la parte di forza. Questo è proprio il messaggio che vi vorrei lasciare da portare a casa. Vi ringrazio molto per l'invito e spero che siano stati utili questi piccoli consigli. Arrivederci. Sempre con la dottoressa Viviana Dello Ioio proviamo a capire come si fa a diventare longevity chef. Forse ancora prima di cucinare dobbiamo partire dalla spesa. Allora chiediamo alla dottoressa di spiegarci appunto come dobbiamo fare la spesa, qual è la spesa giusta, non il prezzo giusto, ma qual è la spesa giusta per diventare un longevity chef. Oggi parleremo delle etichette nutrizionali. L'etichetta nutrizionale è la carta d'identità di un prodotto e saper leggerla è importante perché ci consente di fare scelte sane e consapevoli. Cosa troviamo in un'etichetta nutrizionale? In primis troveremo l'elenco degli ingredienti. Gli ingredienti vengono riportati in ordine decrescente di peso, ciò significa che il primo ingrediente che vediamo è quello maggiormente presente, mentre gli ingredienti verso la fine dell'etichetta sono presenti in minor quantità. Con il nuovo regolamento è diventato obbligatorio indicare la lista degli allergeni eventualmente presenti. Gli allergeni vengono evidenziati con un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti, con quindi una dimensione, uno stile o un colore differente, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Gli allergeni vanno riportati in tutti i prodotti, anche nei prodotti sfusi, ma anche nei menù dei ristoranti, delle mense, dei bar, eccetera. Andiamo a vedere insieme quali sono gli allergeni. Ad esempio, cereali contenenti glutine, come il grano, la segale, l'orzo, l'avena o il farro, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, noci di agacciù, noci di pecan, noci del Brasile, eccetera, sedano e prodotti a base di sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini e molluschi. Tutti questi sono allergeni che devono essere obbligatoriamente inclusi nella lista degli ingredienti con un carattere diverso rispetto agli ingredienti in generale. Nelle etichette viene sempre obbligatoriamente riportata la durabilità del prodotto, che possiamo trovare secondo due diciture: da consumarsi entro oppure da consumarsi preferibilmente entro. Andiamo a vedere perché è importante sapere che cosa vuol dire questo tipo di dicitura. Da consumarsi entro è appunto la data di scadenza, quindi il prodotto va consumato entro quella data.
Da consumarsi preferibilmente entro rappresenta invece il termine minimo di conservazione, quindi il cibo conserverà quelle qualità organolettiche fino a quella data indicata. Questo è importante perché che cosa vuol dire? Se è da consumarsi entro, il prodotto va assolutamente consumato entro quella data. E quindi infatti è obbligatoria, come vi dicevo, questa dicitura in tutti i prodotti. Invece, nel caso in cui abbiamo il termine minimo di conservazione, quindi da consumarsi preferibilmente entro il, significa che il cibo conserverà intatte le sue qualità organolettiche fino alla data indicata. Conoscere questa differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile, riducendo quindi gli sprechi. Un'altra importante indicazione che troveremo nelle etichette sono i valori nutrizionali. Abbiamo i valori nutrizionali che devono essere presenti obbligatoriamente su 100 grammi o 100 ml di prodotto, che sono rappresentati dal valore energetico che può essere espresso in kilojoule o in kilocalorie, i grassi saturi, poiché c'è una correlazione con le malattie cardiovascolari, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Mentre i valori nutrizionali facoltativi sono rappresentati dai grassi monoinsaturi, i grassi poliinsaturi, dai polioli, dall'amido, dalle proteine, dai sali minerali e dalle vitamine. Parliamo infine dei claim, che sono indicazioni nutrizionali. Innanzitutto diamo una definizione di claim, che è una qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottointenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche. Questo può essere dovuto all'energia che esso apporta, può essere dovuto ad esempio anche alle sostanze nutritive che esso contiene, oppure a sostanze nutritive che esso non contiene. Andiamo a vedere quali sono. Ecco alcuni claim nutrizionali, ad esempio leggero light significa che il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, oppure fonti di acidi grassi omega 3 vuol dire che il prodotto contiene almeno 0,3 grammi di acido alfa-linoleico per 100 grammi o 100 kcal. Ricco di acidi grassi omega 3 invece vuol dire che il prodotto contiene almeno 0,6 grammi di grassi omega 3 per 100 o per 100 kcal o per 100 grammi. Senza calorie significa che il prodotto non contiene più di 4 kcal su 100 ml. A basso contenuto di grassi significa che il prodotto contiene non più di 3 grammi di grassi per 100 grammi per i solidi, oppure 1,5 grammi di grassi per 100 ml, quindi per i liquidi. Senza grassi significa che il prodotto non contiene non più di 0,5 grammi di grassi per 100 grammi o 100 ml. Andiamo a vedere altri claims come a basso contenuto di zuccheri significa che il prodotto contiene non più di 5 grammi di zuccheri per 100 grammi per i solidi oppure 2,5 grammi di zuccheri per 100 ml per i liquidi. Senza zuccheri invece significa che il prodotto contiene non più di 0,5 grammi di zuccheri per 100 grammi o 100 ml. Invece senza zuccheri aggiunti significa che il prodotto non contiene zuccheri o ogni altro prodotto utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento li contiene, naturalmente si deve dire, appunto, riportare sull'etichetta che contiene naturalmente zuccheri. Infine possiamo vedere che fonte di fibra significa che il prodotto contiene almeno 3 grammi di fibra per 100 grammi o almeno 1,5 grammi di fibra per 100 kcal. Invece ad alto contenuto di fibra significa che il prodotto contiene almeno 6 grammi di fibra per 100 grammi o almeno 3 grammi di fibra per 100 kcal. Quindi, per riassumere, possiamo dire che la dicitura senza significa che l'alimento contiene quel nutriente in una quantità vicina allo zero. Basso significa che l'alimento contiene quel nutriente in quantità maggiore
rispetto ad alimenti etichettati con la dicitura senza. Ridotto, invece, l'alimento contiene quel nutriente in quantità inferiore al 30% rispetto alla versione classica. Esempi: senza, ad esempio formaggio spalmabile senza grassi; basso, ad esempio formaggio spalmabile a basso contenuto di grassi; ridotto, ad esempio formaggio spalmabile a ridotto contenuto di grassi. Parlando di etichette non possiamo non parlare degli additivi, che sono sostanze normalmente non consumate come alimenti in quanto tali, ma vengono intenzionalmente aggiunti ai prodotti alimentari. Esempi di edulcoranti sono quelli indicati in questa slide, ne elenco alcuni, ad esempio conservanti, antiossidanti, edulcoranti e così via. In conclusione, a cosa bisogna stare attenti per vivere sani e a lungo? Sicuramente partiamo dai cibi freschi e ben conservati e bisogna seguire e saper leggere bene le etichette. Bisogna prediligere cotture semplici senza l'aggiunta di grassi. Bisogna prediligere cotture ad esempio al vapore, alla griglia, non cotture come la frittura, e poi bisogna condire con un filo d'olio d'oliva, quindi il nostro piatto, e comporlo. Ecco un esempio di piatto sano, quindi una metà piatto costituito da verdure, quindi fibra, un quarto di questo piatto costituito da carboidrati, esempio la pasta, e un quarto costituito da proteine, esempio legumi, uova, pesce, carne, oppure latticini. Siamo giunti anche alla conclusione di questa seconda parte. Se avete domande o dubbi potete sempre scrivere a nutrizionisti@fondazionewalterlongo.org, come vi ho detto in precedenza. Siamo sempre a disposizione per offrirvi supporto. A tra poco per un'attività pratica da realizzare insieme. Adesso che abbiamo capito cosa dobbiamo comprare e come dobbiamo mangiare, proviamo a diventare davvero longevity chef. Prepariamo insieme il pranzo e la merenda per la scuola. Proviamo a capire quali sono davvero le ricette della longevità. E oggi prepareremo insieme una merenda sana. Questi sono i principali ingredienti che ci serviranno per la preparazione della merenda, quindi una banana, cioccolato fondente, yogurt greco bianco e pane in cassetta. Gli utensili che ci serviranno sono una forchetta ed un cucchiaino. Andiamo a vedere il procedimento. Innanzitutto andiamo a tagliare la banana a rondelle con la nostra forchetta. Dopodiché andiamo a spezzare il cioccolato a scaglie. Prendiamo poi un pezzettino di pane, spalmiamo 2 cucchiaini di yogurt e dopodiché andiamo a condire con la nostra banana a rondelle e le nostre scaglie di cioccolato, ed ecco qui che è pronta la nostra merenda sana. Il pane rappresenta fonte di carboidrati, la banana un'importante fonte di zuccheri, il cioccolato una fonte di grassi buoni e infine lo yogurt fonte di proteine. Ed ora non posso che augurarvi buon appetito, spero che questa merenda vi piaccia. Lascio ancora la parola ad Antonella e vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo ai prossimi webinar in autunno. Torniamo tra i banchi di scuola con la professoressa Gili e chiamiamo anche Simone Pallara, che Simone Pallara è docente di enogastronomia sempre all'Istituto Beccari di Torino, dove gestisce il bar didattico della scuola. Ha seguito anche corsi di food experience all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenza, oltre ad altri corsi di specializzazione in alta pasticceria. Allora, proviamo a capire insieme come si creano delle ricette della longevità che siano delle ricette che piacciono ai ragazzi e alle ragazze e come possiamo ispirarli a mangiare ricette, appunto, cibi preparati secondo le ricette della longevità, che sono cibi buoni e cibi sani?
Buongiorno, siamo arrivati alla fine del progetto che la nostra scuola ha intrapreso con la Fondazione Valterlongo, quindi con la preparazione delle ricette a questo punto, tirando un po' le fila di tutto il progetto, ci siamo resi conto che ci sono state alcune difficoltà, ci sono stati alcuni punti invece di forza interessanti. Tra le difficoltà che come docenti abbiamo trovato, abbiamo avuto, una è stata quella di capire esattamente che cosa volessimo da quella ricetta, quindi di capire come interfacciarci con le nutrizioniste e capire quali prodotti potevamo utilizzare. Punti di forza invece sono stati sicuramente il metterci alla prova, trovare insieme ai ragazzi e al collega di cucina che è qui con me, trovare delle soluzioni per risolvere appunto le problematiche che di volta in volta ci venivano proposte. Gli studenti hanno partecipato molto volentieri, si sono molto divertiti in questo progetto, divertiti nel senso che si sono messi in gioco nella preparazione delle ricette e nel fare anche questi video che non sono stati per niente semplici. Abbiamo acquistato un po' di materiale per poterli fare un po' meglio, per poter parlare nella maniera giusta, insomma, però i ragazzi hanno partecipato volentieri, gli argomenti sono interessanti per noi perché ne parliamo durante l'anno, la materia che io insegno, Scienza degli Alimenti, tratta gli argomenti appunto inerenti alle caratteristiche dei prodotti alimentari e delle diete, delle varie situazioni nutrizionali, quindi insomma il progetto per noi è proprio un progetto importante da questo punto di vista. Passo adesso la parola al mio collega. Buongiorno, sì, come diceva la professoressa, le difficoltà, le criticità maggiori sono proprio state quelle per uno chef, trovare degli ingredienti alternativi rispetto a quelli che normalmente si utilizzano per diciamo dei piatti gourmet. Quella è stata soprattutto la difficoltà, però è anche una sfida, un gioco appunto per studiare e capire quali ingredienti sostituire, appunto quelli che generalmente non sono previsti, diciamo, per una dieta legata alla longevità, insomma, degli esseri umani. E spesso abbiamo discusso anche tra noi, perché quello che deve fare alla fine uno chef, e quindi anche i nostri ragazzi che saranno chef, è quello di elaborare una ricetta in maniera, come posso dire, proprio gourmet, come diceva il professore, quindi di prepararla con l'ingrediente preciso, quello che ci vuole davvero per quella ricetta. Quindi a volte sostituire un prodotto con un prodotto più utile al percorso delle ricette della longevità è stato davvero un po' complicato, ma a parte questo, insomma, alla fine sì, abbiamo ottenuto. Siamo partiti da ricette tradizionali legate alle regioni, per poi appunto elaborare queste ricette rendendole anche gourmet, nel senso sia dal punto di vista delle porzioni che anche dal punto di vista estetico, ma utilizzando degli ingredienti inusuali, insomma, ecco. Per uno chef, diciamo. Certo. Noi proseguiremo nel progetto anche il prossimo anno, cercheremo di migliorare alcuni passaggi, di dare magari qualche informazione in più dal punto di vista tecnologico delle varie materie prime, in modo che si capisca qual è il senso dell'utilizzo di alcuni prodotti, di alcune materie prime nella ricetta, e sicuramente coinvolgeremo nuovamente i nostri allievi, e questo progetto ci ha permesso anche di dare loro delle informazioni un po' diverse, cioè di dargli delle conoscenze che avessero a che fare con una dieta o comunque con un regime alimentare che servisse poi per il loro futuro, per stare bene, per migliorare
cambiare il modo di affrontare insomma la cucina e quindi i piatti che noi prepariamo. Buongiorno, sono Maya. Buongiorno, sono Gabriele. E siamo qua per l'intervista. I punti di forza che abbiamo incontrato durante questo progetto, io ho partecipato a molte ricette, sono stati un po' tutto, soprattutto la creazione delle ricette vere e proprie e anche sostituire degli ingredienti con altri un po' più salutari e consigliati dalla fondazione, e questo punto è stato anche un po' un punto di debolezza perché noi non siamo abituati a questi livelli, però ci hanno messo alla prova, dato che noi tra poco arriveremo ad essere degli chef e quindi è stata una preparazione. E vorrei aggiungere anche che è stato sfidante cambiare le ricette con gli ingredienti consigliati dalla fondazione, però ci è piaciuto molto ed è stato anche grazie all'aiuto del professor Pallara. Collegandomi a quello che ha detto la mia compagna, in classe sicuramente è stato recepito in maniera molto positiva, specialmente perché grazie ai webinar abbiamo avuto una consapevolezza maggiore sullo stile di vita della longevità e appunto grazie ad essi abbiamo anche capito che lo stile di vita sano e l'attività fisica devono essere due cose che viaggiano insieme coese, non in due strade scisse diverse. E appunto noi ci siamo occupati più che altro della pratica e della realizzazione di ricette, però anche grazie all'altra scuola siamo riusciti ad unire questi due macro argomenti e a crearne fuori un bel discorso sullo stile di vita sano e corretto. Grazie al professor Pallare e alla professoressa Gili, anche l'anno prossimo continueremo a creare ricette per la fondazione e a partecipare a tutti i webinar e a metterci nuovamente in gioco. Parlando del futuro, noi cercheremo di mettere quello che abbiamo imparato quest'anno e che sicuramente impareremo anche l'anno prossimo durante il nostro percorso da chef, anche con le difficoltà che abbiamo incontrato, sperando di riuscire a superarle senza problemi. Ringraziamo ancora tanto la Fondazione per l'opportunità che ci ha dato di metterci di fronte alle nostre difficoltà e ci ha dato modo di darci la prova a noi stessi di superarle. E ci ha fatto anche capire tanto di vedere la dieta anche sotto un altro punto di vista, non solo come una restrizione alimentare, ma da un altro punto di vista più salubre, più efficace. Adesso è arrivato il momento di presentare una nuova ricetta della longevità, una ricetta appunto che ci presenteranno gli studenti dell'Istituto Beccari di Torino. La ricetta si chiama acquasale e si ispira alla tradizione della Puglia. Per chi è collegato e non è italiano, la Puglia è una regione del sud Italia. Quindi adesso Cristian Bianco e Guglielmino Maia ci racconteranno che cos'è acquasale e proveranno a farci sognare il gusto di questa nuova ricetta. Buongiorno a tutti, io sono Guglielmino Maia. Io sono Bianco Cristian. E siamo gli alunni della quarta biennio dell'Istituto Beccari di Torino e siamo qua per presentarvi l'ultima ricetta dell'anno per la Fondazione Walter Longo. Che si chiama acquasale, che è una ricetta tipica pugliese. Gli ingredienti di questa ricetta saranno mirtilli, cetrioli, pomodori, pane integrale, yogurt vegetale, sedano, cipolla caramellizzata e olio evo. Per prima cosa sbollentiamo in acqua bollente i pomodori per poterli pelare.
Allora, dopo aver fatto raffreddare i pomodori in acqua e ghiaccio, li peliamo, dopo andranno tagliati a metà e privati di semi. Abbiamo finito di pelare il pomodoro, adesso gli togliamo i semi e iniziamo a tagliarlo a cubetti regolari che serviranno per comporre il piatto. Nel frattempo abbiamo tagliato del sedano a julienne sottili e l'abbiamo messo in acqua e ghiaccio. A questo punto una parte dei pomodori tagliati a cubetti e una parte dei cetrioli pelati e tagliati a cubetti andranno frullati. Prima di frullare condiamo con olio, sale, un po' di aceto e poi possiamo iniziare a frullare. Abbiamo ottenuto il pomodoro e il cetriolo frullati. Abbiamo tostato delle fette di pane integrale e le abbiamo tagliate a cubetti. A questo punto iniziamo a impiattare partendo da colare il frullato di pomodori e cetrioli e ottenendo l'acqua che servirà appunto come base per l'impiattamento. Ok, in questo modo. Aggiungiamo i pomodori. Adesso aggiungiamo i cetrioli. Poi aggiungiamo la cipolla. Al centro mettiamo il sedano. Intorno mettiamo i mirtilli. Ma ora passiamo al pane. Aggiungiamo qualche foglia del sedano. E infine un po' di gocce dello yogurt. E infine l'olio. Ed ecco voi il piatto finale acqua-sale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata di lavori. Anche in questo caso però, oltre a ringraziare la Fondazione Walter Longo, vorrei ripassare la parola a Cristina Villa, direttore dei programmi della Fondazione stessa, per raccontarci un po' e per darci tutti i riferimenti sulle attività che la Fondazione svolge per le scuole e per i ragazzi e dove trovare tutti i riferimenti, le informazioni e i contatti che i ragazzi possono eventualmente avere bisogno. Grazie mille Antonella, spero che il webinar vi sia piaciuto. Vi spiego le ultime nostre attività utili per poi lasciarvi al prossimo anno. Le nostre attività che faremo l'anno prossimo, quindi ci vediamo a ottobre per esercizio fisico lo scudo magico, come vi avevo già detto in precedenza, quindi vi auguro una buona estate nel frattempo, riposatevi, rilassatevi e ci rivediamo a ottobre per rimetterci in forma con l'esercizio fisico. Webinar numero 1, poi stile di vita, vita sociale e le zone blu. Poi altre attività che facciamo, se andate sul nostro sito internet fondazionewalterlongo.org, nella sezione progetti abbiamo tutte le attività educative. Vedete che ci sono attività educative per scuole, per famiglie e per professionisti della salute. Vorrei parlarvi per voi docenti di un'attività molto interessante anche per voi famiglie. Cosa sono queste attività? È il kit didattico gratuito per la scuola secondaria di secondo grado. Sono una serie di 10 lezioni per voi docenti riguardo nutrizione, esercizio fisico, stile di vita, zone blu, valori della longevità come solidarietà, condivisione, socialità, con attività pratiche ed interattive da realizzare insieme ai ragazzi in classe. È un progetto che abbiamo realizzato con School Food per un futuro di tutto rispetto,
in Toscana e che ora abbiamo reso disponibile a tutti. È già stato tradotto in inglese e lo renderemo disponibile anche in inglese. Quindi avete piani di lezione, materiali didattici, attività da fare in classe. Potete andare alla nostra pagina web, attività educative, attività per le scuole, trovate il kit e speriamo vi possa essere utile. C'è anche un questionario di gradimento e vi saremmo grati se voi docenti riusciste a compilarlo, anche voi familiari, per avere un feedback e migliorare il nostro kit. Quindi ne approfitto per salutarvi, ne approfitto per ringraziarvi. Qui avete la nostra email educazione@fondazionevalterlongo.org. In caso abbiate domande, dubbi, qualsiasi cosa, avete il nostro sito e avete il nostro telefono. Quindi per qualsiasi cosa siamo a disposizione e vi auguriamo una buona estate. Ringrazio Antonella, ringrazio tutti i ragazzi dell'Istituto Beccari, ringrazio gli esperti, i nostri nutrizionisti, la fondazione. Ci tengo a ringraziare anche il professor Borsierini e l'Istituto Castiglioni di Limbiate che ci hanno accompagnato con varie pratiche di esercizio fisico durante quest'anno e ci rivediamo a settembre. Quindi a prestissimo e buona estate. Grazie mille ancora e vi auguro una buona giornata o una buona serata in base a dove vi trovate nel globo, visto che ci seguite da molti paesi in diversi fusi orari. Arrivederci.